Ad Donington abbiamo visto un solo colore, una sola moto e un solo pilota trionfare, e con i pre-Superbike andiamo a vedere il layout della prossima pista che sarà Most in Repubblica Ceca, ma soprattutto facciamo un po' di chiarezza con il regolamento Superbike. Prima di tutto vi ringrazio sinceramente perché non credevo che quest'anno fare la serie della Superbike mi avrebbe appassionato così tanto, anche perché la Superbike l'ho vissuta dal paddock per 4 anni di fila. Io sono appassionatissimo e mi piace vedere i commenti, sapere le opinioni, anche perché le stesse cose che dico qui ve le ripeterei anche al bar davanti a una birra, quindi niente di più vero. Ma prima di andare a vedere Most, che è una pista esagerata e molto simile per certi versi a Donington, dobbiamo fare chiarezza su un po' di cose, perché quando si fanno i video a volte si può essere fraintesi ed io non vorrei che questo accadesse. Il titolo del video è abbastanza eloquente e ora ve lo spiego. Negli scorsi episodi vi sarete accorti che ho parlato molto bene di Toprak, questo perché personalmente penso che sia un pilota fortissimo, che porta al limite la moto e il mezzo meccanico come pochi altri al mondo, anche se paragonato a piloti di MotoGP, e pare che comunque, se non nel 2025 ma l'anno successivo, corrono il suo sogno di passare di là nell'Olimpo del motociclismo, e facciamo attenzione proprio a questo. Abbiamo due scenari per le gare di moto da velocità. Uno è l'Olimpo del motociclismo, la MotoGP, i prototipi, moto costruite solo per le corse, complicate, costosissime, per nulla facili da guidare, mentre di qua abbiamo le derivate di serie, le moto che compri dal concessionario e poi allestisci per correre, tutto meno costoso, più facile anche da guidare, più semplice nell'utilizzo. C'è sempre stato e sempre ci sarà il divario dato dal prestigio, ed il prestigio c'è solo grazie ai soldi, mezzi costosi che muovono situazioni costose, che attraggono sponsor molto grandi per godere non solo della visibilità ma del prestigio di essere lì. Per quanto riguarda la Superbike purtroppo non è così, e sotto certi aspetti è un peccato. È definito mondiale, ma c'è una sola gara a febbraio in Australia, della quale per il 90% della stagione poi non si ricorda nessuno, ed alcune altre scelte anche tecniche, e fra poco ci arriviamo, che non aiutano a crescere un campionato che ha delle potenzialità enormi. Volete sapere qual è il bello? Magari non tutti lo sanno, ma tutti e due i campionati sono gestiti dallo stesso ente, ovvero la Dorna, che è una società spagnola che, se la guardiamo dall'esterno, sembra che stia lavorando molto sulla MotoGP e troppo poco sulla Superbike. E partiamo dal GP annullato del famigerato Kazakistan, che chi è che andrà a correre in Kazakistan con tutti i soldi che possono avere, e hanno deciso di disputare il round a Misano la settimana in cui sarà il primo round storico del circuito di Cremona. Cioè, sapete che sono a Cremona un giorno sì e l'altro pure, e vi assicuro che visto da vicino molti non hanno idea degli sforzi che la pista stia facendo per ospitare la Superbike. Che cosa fai? Gli metti la MotoGP a Misano lo stesso weekend a 200 km di distanza. Non c'è nulla da aggiungere, perché questa scelta si commenta da sola. Questa cosa è strana perché se pensano magari in Dorna o hanno paura che un campionato possa fare concorrenza all'altro, si sbagliano di grosso, anche perché sono due mondi diversi, ed appunto il solo mezzo, il costo dello stesso e i costi annessi e connessi che ci vanno dietro creano già il divario. Una cosa che è imprescindibile nello sport poi è il coinvolgimento del pubblico, che deve essere lo strumento per attrarre investitori, sponsor e rendere fiorente, sostenibile e dare l'agio di poter avere le risorse per poter crescere e migliorare. E ora arriviamo al tecnico, che è un po' il succo del discorso, e questo serve a spiegarvi la situazione generale e farvi capire che io non sono un fanboy di Toprak, sono semplicemente tifoso della Superbike, e per questo cerco di spiegarvi le cose come stanno. I campionati di moto, per quanto riguarda le derivate di serie, che siano nazionali, il mondiale Superbike o il trofeo del nonno, da sempre sono influenzati dal mercato. Essendo derivate di serie, appunto, si va dal concessionario, si compra la moto e si allestisce, ed è proprio qui il primo problema, ovvero che i costruttori fanno sempre motocicli diversi, cilindrate diverse, motori diversi, tipologie, versioni più economiche, più costose, e alla fine della fiera, quando le metti in campo, tutte queste diverse tipologie, è matematico che ci siano delle differenze, e quindi che si fa? Bisogna cercare di livellare le prestazioni, altrimenti tutti comprerebbero la moto vincente e il campionato si tramuterebbe in un monomarca, facendo perdere l'interesse agli altri marchi. Ecco perché subentra il BOP, Balance of Performance, che è una serie di regole atte a trovare il giusto compromesso per livellare le performance delle moto e rendere il campionato equo. Ragazzi, sembra facile da
fuori, ma quel mestiere è un dito in quel posto, perché ci sono alcune decisioni che sono palesemente opinabili ma molto difficili da prendere. Sapete che negli ultimi 4 anni mi sono occupato molto di 300 Supersport e vediamo brevemente lì che cosa succede, giusto per fare un esempio. Abbiamo 4 moto: Kawasaki 400, Yamaha R3, KTM RC390 e la Kove cinese. La Kawasaki è un bicilindrico fronte marcia come la Yamaha, ma con 80 cc in più, quindi più coppia, più accelerazione. Infatti la Kawasaki gira con motori quasi standard, con una flangia che restringe l'aspirazione, mentre Yamaha ha il suo kit dedicato e omologato a regolamento. La KTM è monocilindrica, quindi discorso a parte, mentre la Kove al secondo anno di partecipazione è una moto cinese su base Yamaha, e questa casa gode appunto di concessioni che le altre non hanno, in maniera da potersi avvicinare ai risultati delle altre. Nel paddock MotoGP le moto sono tutte 1000 con un regolamento specifico, le Moto 2 tutte con motori Triumph, le Moto 3 tutte 250 4 tempi. Capite già da soli che in un campionato influenzato dal mercato, dove le moto sono diverse, è necessario il balance of performance, che è un lavoro delicato, e appunto per quello è importante prestare attenzione. Poi vi faccio una domanda: nel creare interesse per il campionato, visto che le moto sono tutte diverse e c'è livellamento delle prestazioni, ma per quale motivo non deve correre la Aprilia? Perché 1100? Hanno fatto il 1100 per riuscire a omologare la Euro 5 e comunque devi comprare la moto al concessionario, togli i giri, fai qualcosa. Ora non è il mio mestiere trovare la soluzione, però avremmo 2 moto ufficiali sicuramente e 2 moto clienti in più in griglia. Voi cosa ne pensate? Altra cosa che non trovo giusta è la regola del peso, perché è mirata quasi solo interamente a Bautista, nel senso che quale altro pilota pesa poco come Bautista in Superbike? Forse Sam Lowe, Philipp Oettel? E poi che cos'è la categoria degli omoni corpulenti? Dai, cioè, ragioniamo di peso moto più pilota, oppure avere i 2 pesi diversi non ha molto senso, anche se la zavorra aggiunge solo mezzo chilo per ogni chilo in meno rispetto al ipotetico giusto di 80 kg, fino ad un massimo di 10 kg. Però comunque, se vogliamo limitare la Ducati o il pacchetto Bautista Ducati, non è quella la via. Inoltre molti non si ricordano che le prestazioni di Bautista sono influenzate dal suo infortunio dell'anno scorso. Tutti dicono la zavorra non si guida più, il campionato è falsato, però ragazzi, Bautista si è fatto molto male e questa cosa ha compromesso anche la performance in MotoGP che ha fatto l'anno scorso, anche perché Bulega sta andando veramente molto bene. Quindi, concludendo, l'unica cosa che non mi piace di tutta questa situazione è che io sono contento che vinca Toprak, ma bisogna fare attenzione, a causa del regolamento, a non far passare gli altri come scemi. Mi spiego meglio: Toprak è un fenomeno e adesso andiamo in una pista dove l'anno scorso Bautista lo passava in rettilineo tutti i giri e lui frenava come un matto alla 1, nonostante avesse la Yamaha, e si rimetteva davanti per tutta la fottuta gara. Quindi Toprak vincerebbe lo stesso, ma magari non con 10 secondi di vantaggio. E questo lo dico non perché non voglio che ci sia un dominatore, lo sport è fatto di cicli. Rea e Kawasaki hanno vinto per 6 anni di fila, poi la Ducati, con la parentesi Yamaha Toprak, ora BMW sempre Toprak, ma perché anche se c'è un dominatore, se ci fosse più spettacolo, ne godrebbe tutto il pacchetto Superbike in generale. Non ci sarebbe chi dice campionato falsato, e saremmo tutti contenti di guardare un campionato bellissimo. Detto questo, mi premeva chiarirlo in maniera da non fare confusione, e veniamo a noi, veniamo a Most, pista molto simile ad Donington vista la sua conformazione di curve veloci con variazione di pendenza, anche se c'è meno camber, quindi la velocità qui è altissima e poi ci si pianta nei 2 tornantini o nella prima S per quanto riguarda Most. Alcuni piloti nel tempo si sono lamentati degli spazi di fuga, soprattutto in alcuni punti della pista, e in effetti se guardiamo quello che è successo nel mio video. Detto questo, asfalto in ottime condizioni, consumo gomma sarà un fattore chiave perché si passa molto tempo in accelerazione, e il meteo qui può essere bello pazzerello perché si può passare dal caldo morente estivo al temporale diluvio 20 gradi, ma è comunque una pista che asciuga molto in fretta. Attenzione, se andate a vedere la gara e volete uscire a cena a mangiare, andateci presto, perché i ciechi oltre alle 19:50 non ti fanno più mangiare. Ragazzi, non è uno scherzo, 19:50 dovete avere già mangiato. Ora andiamo a vedere un onboard di quando ho girato lì per allenamento con la mia RSV4. Usciamo dall'ultima curva in leggera salita, poi il rettilineo va in discesa e spiana proprio qui alla staccata della curva 1, che è molto facile sbagliare, e qua ci si ferma completamente, si fa il cambio di direzione, si esce, e il problema qui è proprio l'impennamento. È importante mettere per terra tutti i cavalli per accelerare e entrare in questo curvone che si fa più o meno di quinta marcia, per poi frenare
con cambio di direzione, immettersi in questa S. Attenzione, qua nella staccata è un po' vallata, infatti se vedete la moto si muove. Qua è importante non andare troppo larghi per poter tagliare questa seconda S e aggredire la frenata di questo tornantino, che è il secondo punto della pista dove ci si ferma, spigolare e partire fortissimo. E qua arriva la parte bella di Most, perché si comincia la discesa a destra, sinistra, piena accelerazione, frenata con cambio di direzione, e qua in questa curva c'è una compressione, la pista comincia a salire a piena accelerazione. In salita la pista scollina un'altra volta, si frena e la pista qua comincia a scendere, si frena sotto il fatidico ponte, l'asfalto non è bellissimo ma niente di preoccupante, cambio di direzione, e qua è fondamentale fare la linea corretta, perché la moto deve essere il più dritto possibile per accelerare. Si va a sinistra, si fa short shifting, si mettono probabilmente 2 marce per accelerare fortissimo e arrivare alla staccata delle ultime 2 curve. Questo è un punto di sorpasso classico a Most, non bisogna perdere la scorrevolezza in queste curve e si accelera parecchio fra una e l'altra, e soprattutto l'ultima curva è fondamentale per portare velocità sul rettilineo, e attenzione perché scollinando impenna parecchio. Bene signori, io spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo domenica e molto probabilmente vi registrerò il post Superbike da Vallelunga, perché come ogni anno a luglio per 3 giorni sarò lì per i corsi backpack che sono andati per fortuna tutti sold out, e quindi noi ci vediamo domenica o lunedì dopo la gara. Ciao!